Ciao a tutti, io sono Doris del canale Idalit e oggi vi parlerò di come si svolge il rito funebre in Cina. Se l'argomento è di vostro gradimento, io vi invito già ad iscrivervi al mio canale e lasciarmi già un bel like. Ci vediamo dopo la sigla. Ciao! Ciao a tutti di nuovo! Allora, come accennato poco fa, oggi voglio parlarvi di un argomento un po' triste forse, però secondo me molto importante. Questo video, oltretutto, è dedicato anche a quelle persone che credono che i cinesi non muoiano mai, anzi, a tal proposito, un po' di tempo fa ho fatto un video a riguardo, vi lascio tutte le informazioni qui giù nelle info box e qua sopra da qualche parte vi linko già il video dell'altra volta. Io comunque direi già di iniziare. Inizio infatti col dire che la differenza più grande che ci può essere già tra noi e la Cina è che per i cinesi all'interno del corpo umano esistono ben due anime, Hun e Po. L'anima Hun è collegata alla spiritualità, invece Po al corpo. Come dicevo prima riguardo il mio video su i cinesi non muoiono mai, anzi se non l'avete ancora visto mi raccomando stoppate questo, andate a vedere quell'altro e poi tornate qui. Comunque, in Italia non è tanto facile vedere un funerale cinese, ma non tanto perché appunto i cinesi siano immortali, semplicemente il cinese in età da pensione preferisce tornarsene nel suo paese di origine. Non è che dicono ma sì dai me ne torno a casa mia, muoio a casa mia, che bello. Non è solo quello, anche, però non è solo quello. Diciamo che la questione principale del loro ritorno in Cina è per un rituale molto specifico. E se questo rituale va nel verso sbagliato, l'anima Po continuerà a girare per il mondo senza una meta precisa. I cinesi tengono tantissimo alle loro tradizioni, anche per questo il funerale è bene svolgerlo a casa propria piuttosto che in altri paesi, ma proprio per questioni di difficoltà. Per farla breve, questo rituale dovete pensare che dura ben 49 giorni, quindi capite bene che magari farlo in un paese che non è il proprio non è fattibile. Fate conto è che si inizia da l'annuncio di morte, la vestizione perché bisogna scegliere cosa indossare, la musica da usare durante la cerimonia, i canti, i giochi da fare durante la notte mentre si è accanto alla salma, perché c'è questa tradizione di lasciare una notte la bara aperta per far sì che tutti i parenti possano andare a salutare il defunto, giocare e parlare insieme a lui, giocare nel senso giocano i vivi ovviamente. Diciamo che è un modo per tenere compagnia alla salma e alleggerire il dolore. Questa lunga tradizione diciamo che è più sentita nelle città piccoline, quindi nelle zone rurali, nelle campagne piuttosto che nelle grandi città dove addirittura si preferisce cremare il defunto. Sia nelle città grandi che in quelle piccole comunque viene mantenuta la tradizione dell'abito bianco durante la cerimonia funebre, no gioielli e no colore rosso. Altro punto rimasto invariato nella tradizione della sepoltura: non meritano infatti degna sepoltura assassini, politici, suicidi, politici avversari e suicidi in generale, ma in questo diciamo che non me la sento di entrare nello specifico. Ecco. Detto questo, spero di aver risposto ad alcuni vostri dubbi e curiosità. Io vi invito ovviamente ad iscrivervi, a lasciarmi un like e dei commenti qua sotto, fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo venerdì prossimo con un nuovissimo video. Ciao!